Buongiorno dal lago di Tenno, quindi non siamo sul lago di Garda oggi. Perché? Perché il lago di Tenno è a pochi chilometri da Riva del Garda, quindi siamo circa 10 chilometri, e dato che ero a Riva del Garda prima, ho pensato facciamo vedere il lago di Tenno, e anche per me è la prima volta che lo vedo. Arrivato qui, vi faccio già vedere, ho notato subito, intanto qua vedete dall'alto com'è la conformazione, molto piccolo, e adesso andiamo a vederlo di là, vedete il cartello, e mi è piaciuto molto questo cartello che raccomanda il buon comportamento, ecco, dei visitatori, molto bello e è super caratteristico qua. Siamo in Trentino Alto Adige, a me piace tantissimo il Trentino Alto Adige e ho parcheggiato qui. Oggi è novembre, martedì, il 12 se non ricordo male, e praticamente non c'è nessuno. Faccio questo video oggi perché se vi trovate sul lago di Garda, venite a Riva del Garda, vi faccio vedere in anteprima il posto, così vedete se vi piace, per farvi una gita. Non c'è nessuno, guardate che bello. È la prima volta anche per me, non ci sono mai venuto. Arrivo sempre lì a Riva del Garda, poi per fare un sacco di video sul lago non vengo mai qua. Peraltro prima, magari l'avete già visto sul canale, ho fatto anche un video della cascata Varone e proprio ero qua, quindi ero a 5-6 km, ho detto andiamo a vedere sto laghetto. Bene, vediamo un po' il lago, guardate che carino. Questi sono i posti che piacciono a me, tranquilli, veramente tranquilli. Ma io vivrei qua, una bella casetta come questa, guardate. Poi d'estate non lo so, perché probabilmente d'estate non è tranquillo, però a me piace. E non vi ho detto, per chi non mi conosce, io abito a Desenzano. Qui spiega anche come si è formato il laghetto, intanto vi faccio vedere il lago, io vi leggo. Il lago si è formato per sbarramento di frana che in epoca storica ha chiuso la valle. La profondità massima a un livello medio di circa 47 metri, superficie 195.000 metri quadrati, le acque limpide, la vegetazione circostante ne fa uno dei più suggestivi fenomeni naturali alpini. Sul fondo si conservano alcuni alberi di una probabile foresta attorno al XV secolo, 1400, nella riserva di pesca. È molto caratteristico, c'ha questo colore verde, verde, verde come smeraldo. Ma che bello! Non c'era mai venuto, sono felice. Che bello, che tranquillità. Io non ci sono mai venuto, quindi sinceramente è la prima volta. Se voi vedete questo lago per la prima volta, lo state vedendo per la prima volta con me. Quindi proprio sto visitando come uno che non lo conosce, quindi non so dove andare. Ma che, ma che, ma che colori, ma che bello, cioè, sembra finto, perché io sono abituato ai colori del lago di Garda e questo verde è molto strano, non l'avevo mai visto. Non fa caldissimo perché non c'è il sole, 10 gradi, però non si sta male. Ma guardate che roba, ma è spettacolare. No, qui non posso girarci intorno, forse posso andare di qua, posso provare ad andare di lì. Ma guardate che roba. Chissà, posso andare dall'altra parte. Sì, ci sono delle biciclette là in fondo. Sì, vedo delle persone di là, quindi poi magari vado anche dall'altra parte, Vedete? Fatemi andare di qua a vedere che cosa c'è. Che poi sto parlando a bassa voce che non c'è nessuno. È strano, mi sono reso conto adesso, ma perché è talmente silenzioso il posto. Cioè, sentite, non c'è nulla, guardate, sentite.
Ma se io vado di qua, magari sicuramente c'è gente che conosce bene il posto e dirà: ma dove sta andando questo? Non si va, non lo so, perdonatemi, ma è la prima volta che anch'io. Cioè, se sono sul lago di Garda sono un attimo più pratico, qui no, secondo me qua non si va da nessuna parte, però. Boh, non vedo nessun, meglio che non mi fido, non c'è nulla qua. Allora, proviamo adesso ad andare dall'altra parte. Ecco, mi sono risalito, vi do ancora una panoramica da qui, e risalendo, prima io non ho dato molta attenzione a questo cartello molto chiaro perché ero presissimo da questo spettacolo, però noto che allora, noi siamo qua e come vedete qua questa linea rossa è tutto il percorso pedonale attorno al lago. Non si può fare in bicicletta, qui c'è la spiaggia, credo che sia tutta quella zona là, e quindi io adesso naturalmente non farò tutto il lago a piedi, però volevo magari andare a vedere la spiaggia dall'altra parte. Eccomi qua, allora sono risalito in cima alle scale e anche prima non ho notato, preso dal lago, che c'è questo sentiero e i ragazzi che arrivavano da qua erano i ragazzi che prima ho visto là, quindi per fare tutto il giro si va da questa parte, che io adesso non faccio, ma vado a prendere la macchina e voglio andare dall'altra parte a vedere la spiaggia. Che bel posto. Mi sto spostando con la macchina e sono veramente dei posti carinissimi, guarda che bello. Poi non c'è nessuno, veramente molto molto tranquilli. Vediamo se riesco ad arrivare dall'altra parte del lago, non lo so, però guardate che bello. In mezzo veramente alle montagne, un posto che mi piacerebbe viverci, veramente bello. Tranquillissimo, qua si respira proprio l'autunno. Ma guarda che bello. Là poi voi non lo vedete, ma io vedo il lago. Là c'è il lago. Adesso magari mi fermo, riesco a farlo vedere. Là in fondo si vede. Ecco il lago di Garda. Ho parcheggiato qua dietro, vediamo se riesco a trovare di nuovo il laghetto, perché voglio arrivare dall'altra parte dove vi indicavo. Non lo so, forse. Beh, bello anche fare una passeggiata qua comunque. Allora, io non avevo intenzione di camminare molto oggi, però non conoscendo i posti. Ecco, quindi scendiamo e vediamo da che parte arrivo del laghetto. Ah, ok, sotto vedo anche un piccolo parco, guarda che bello, c'è un parchetto là con delle panche. Ecco, dopo tornare indietro qua la vedo, la vedo dura perché è ripidissima. Che bello, ma è fantastico. È veramente uno spettacolo della natura. Guardate che posto, che laghetto in mezzo. Qua siamo in Trentino Alto Adige, bellissimo. Eccomi sceso, è abbastanza ripida, se avete problemi a camminare questa scalinata la vedo un po' dura. Allora, anche perché vedo che chi segue il mio canale, diciamo, non è giovanissimo, io rientro tra quelli non giovanissimi, ne ho 49, quindi ho detto non giovane, no, non giovanissimo. E quindi fate attenzione che è ripida quella scala. Che bel posto deve essere qui in primavera. Ma che bello, andiamo un po' a esplorare, guardate che posto. Qui se fosse stato aperto il bar, ecco, bersi il caffè qua
penso era il top. Adesso scendiamo e ci avviciniamo al lago. Che bel posto! Considerate che tutto il lago, come avete visto, si può girare, quindi possiamo girare intorno al lago. Tengo gli occhiali, va che c'è la luce, fa fastidio. Quindi è bellissimo. Io oggi non ho tempo di farlo, però eccoli poi. Ah, bandiera blu. Bandiera blu, l'avevo già spiegato in un altro video, è un premio che viene dato, era nato come bandiera arancione in Liguria, poi l'hanno esteso bandiera blu a paesi con specifiche caratteristiche ambientali, turistiche, e comunque se fate una ricerca in internet bandiera blu vi esce proprio, se siete interessati, a sapere che cos'è esattamente. Bandiera blu quest'anno 2024, bandiera blu, pensate. Vabbè, insomma, ci dice poco noi, no? Bandiera blu, però se a te non piace il posto. Però guarda, vi dico che la sensazione mia ad essere qui, abituato comunque al lago di Garda, che è stupendo, è una bella sensazione. Perché è tranquillo, 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 tranquillo. Cioè, vi faccio sentire, o meglio, non sentire il nulla. Avete capito cosa intendo quando tranquillo. Sì, io abito a Desenzano, è bello, però se vi devo dire la verità, io preferisco i posti ancora molto. Desenzano non è tranquilla neanche d'inverno, è una cittadina, quasi 30.000 abitanti e insomma c'è movimento. Io amo, ecco, questi posti, però non posso viverci per varie necessità. Non mi lamento, va bene anche Desenzano, perché magari uno dice sì, io abito nella bassa bresciana, quindi va benissimo Desenzano, non mi lamento, però potendo scegliere io vivrei in questi posti. E uno dice, ma che cosa fai in questi posti che non c'è nulla? Appunto. Ho 49 anni, fidatevi che nella vita ho vissuto in tanti posti sul lago e ho già dato per festeggiamenti, per stare in mezzo alla gente, per tante cose. Adesso sono in una fase della mia vita, forse sarà l'età 50, che apprezzo di più la tranquillità. Poi ho tanti miei hobby, mi piace leggere, scrivere, suonare il pianoforte, camminare, andare con la bicicletta, mountain bike, eccetera. Quindi non mi annoierei di certo. E poi la passione di fare questi video. Beh, facciamoci una passeggiata già che siamo qua, che dite? Tanto ad alcuni di voi so che i video lunghi piacciono, tanto io qua non ci vengo spesso, quindi è un peccato fare un video corto, no? Ma io sinceramente non mi muoverei più da qua. Potendo mi fermo qua, perché veramente c'è una tranquillità che voi non potete immaginare. O forse sì, con il video magari riesco a trasmettervela, spero, perché è veramente bello, bello, bello. È un po' magico questo lago, con addirittura gli alberi che spuntano dall'acqua. E poi tutto intorno queste montagne e con i colori autunnali, vedete? Non si sente nulla. Beh, io qua torno anche indietro. Facciamo un po' una passeggiata e guardate che colore smeraldo verde. Cioè, è veramente magico, con tutte queste montagne intorno.
Cioè sentite appena, scusate, stavo anche scivolando, sentite, dicevo, appena i miei passi, no? Beh, qui, ecco, consiglio turistico, anche se non conosco bene la zona, sicuramente è un posto da star qui dalla mattina alla sera. Tra l'altro, mentre venivo qui, sotto a 500 metri, un chilometro, mentre facevo questo piccolo tragitto in macchina dal primo parcheggio a questo, ho visto anche dei cartelli per il centro del paese che indicavano che c'è la casa degli artisti, un piccolo borgo medievale, e magari adesso vado a farci un giro, però se varrà la pena faccio un altro video. Però probabilmente si può passare una bella giornata qua. Quindi il mio consiglio è, se siete sulla parte alta del lago di Garda, Riva del Garda, Torbole, e andate a vedere la cascata del Varone, poi cioè, programmate una giornata qua. Là sopra probabilmente c'è un'altra passeggiata, ora non sto ad andarci perché qui veramente diventa lungo il video e c'è tanto a vedere e io non posso stare qua tutto il giorno, devo rientrare, però è veramente un bel posto. Ecco quello che mi manca qui da mangiare, se avessi adesso, se avessi un bel panino col prosciutto crudo magari, mi mettevo lì, ci penso per la prossima volta sicuramente. Ecco, riposiamoci qua un attimo e adesso giro la sedia, ma la lascio qua un attimo così voi avete lo sfondo del lago, poi naturalmente io la giro e mi godo il lago. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, molto importante, non l'ho ricordato prima, scusate un po' il fiatone, ma ci sono un po' di salite qua, e ricordatevi, fatelo subito, iscrivetevi al canale, è importantissimo, non vi costa nulla, ma diciamo a YouTube in questo modo che il canale funziona, che il canale va bene, che il canale piace e YouTube lo promuove di più. Peraltro, come dico sempre, se ti iscrivi hai anche il vantaggio che YouTube, quando io faccio un video nuovo, te lo fa vedere per primo, no? O per prima. Perciò io spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio ancora con queste immagini e ci vediamo sul lago di Garda con un prossimo video. Questo non è il lago di Garda, dall'altra parte.